Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Samuel Magistro e come avrai già visto dal titolo e soprattutto dagli strumenti che ho qui tra le mie mani, quest'oggi andiamo a parlare di saldatura ad elettrodo. Non parleremo di come saldare ad elettrodo, bensì dei 5 errori principali e più comuni che vengono commessi quando si salda ad elettrodo. Ho però realizzato un video dove ti ho raccontato della saldatura ad elettrodo, ti lascio il link qui sotto in descrizione. A questo punto non mi resta che spostarmi dall'altra parte di questo banco da lavoro ed andare appunto a vedere questi 5 errori comuni. Ti ho parlato di 5 errori comuni, ma inizio già subito col dirti che in realtà ti andrò a parlare di 6 errori comuni. Primo fra tutti è quello di non utilizzare i DPI. I DPI sono i dispositivi di protezione individuale. Ho realizzato un video anche su questo e ti lascio il link qui sotto in descrizione o qui su nelle schede. Dico che spesso non si utilizzano i DPI perché spesso purtroppo andiamo a fare, passatemi il termine, i fighi. Ma sì, tanto a me non succede nulla, devo giusto dare un puntino, chiudo gli occhi, metto la mano davanti agli occhi e do questo puntino. No, non vedo perché farlo. Ci vuole, non lo so, contate voi quanto tempo ci vuole a fare questo lavoro qua. Mettere il casco, mettere i guantini, certo ci vorrà un po' di tempo, ma avete idea di quanto tempo ci vuole poi per guarire? Direi che non ne vale la pena. Sì, sto anche perdendo tempo perché lo sto facendo con calma, ma guardate quanto tempo ci ho messo a fare questo lavoro qua. Direi che, senza ombra di dubbio, il sesto errore, anche se ve l'ho elencato per primo, è quello di non utilizzare i DPI. Ce ne sono di diversi, uno fra tutti il casco, i guanti e poi vabbè il grembiule, ma direi che lo sapete già. Io faccio che metterli da parte, ma vi ricordo però di utilizzarli sempre. Davvero, ci vuole davvero qualche secondo in più prima di iniziare a lavorare. Fatelo. Bene, andiamo subito nel clou di questi 5 errori ed andiamo a vedere quello che tendenzialmente è il più commesso, quello di utilizzare l'elettrodo errato, vecchio o magari mal conservato. Dovete sapere che gli elettrodi soffrono l'umidità e il termine corretto dovrebbe essere che gli elettrodi sono igroscopici. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se il termine è corretto. Detto questo, conservare degli elettrodi magari in cantina o comunque in un garage, in un luogo umido, sicuramente non è una cosa salutare. Conviene, vi dirò di più, comprare un pacco di elettrodi piccolo. Io qui ho un pacco di elettrodi grosso, ma perché ero in procinto di andare a realizzare un lavoro molto grosso e quindi ho praticamente svuotato mezza scatola per andare a fare quel lavoro lì. Altrimenti vi consiglio di acquistare scatoline piccole, ad esempio ci sono queste qua che sono molto piccole, costano sicuramente di meno che una scatolina, magari il prezzo sale in funzione di quello che è la quantità che andate ad acquistare, ma almeno utilizzate sempre degli elettrodi nuovi e buoni. Oltre all'utilizzare elettrodi nuovi e buoni e ben conservati, sappiate che esistono anche elettrodi per fare determinati tipi di lavorazione, quindi non c'è da prendere il primo elettrodo che capita sotto mano per iniziare a saldare. No, poi liberissimi di fare quello che volete, ma sappiate che probabilmente non attaccherà bene, l'elettrodo non innescherà bene, eccetera eccetera eccetera. Quindi sicuramente un errore da evitare è quello di utilizzare degli elettrodi vecchi, mal conservati o errati. Passiamo subito al secondo errore che si commette quando si va a saldare l'elettrodo. Spesso e volentieri non stiamo a guardare quanto c'è scritto sulla scatola, sulla scheda tecnica dei prodotti che acquistiamo. Spesso vi ho detto, leggete sempre le istruzioni. Sarà una noia, ma sappiate che dalle istruzioni si imparano un sacco di cose. Ad esempio, sulle istruzioni degli elettrodi c'è scritto con quale corrente bisogna saldare e soprattutto la polarità. Infatti, l'altro errore che spesso si commette è quello di non stare a controllare la polarità della saldatrice, quindi dove abbiamo collegato la torcia a porta elettrodo e dove abbiamo collegato la pinza di massa. Vi sembrerà strano, ma sulla scatola c'è scritto tutto. Se non ci credete, beh, guardate qua. Il tempo che mette a fuoco e come potete ben vedere, qui c'è un segno meno che indica appunto che l'elettrodo, quindi la torcia porta elettrodo, la pinza porta elettrodo, va collegata al negativo. Non ci resta quindi che andare a scollegare la torcia porta elettrodo dal positivo e la andiamo a collegare sul negativo, mentre andremo a collegare qui la pinza di massa.
Andiamo avanti e procediamo quindi con l'altro errore comune che spesso commettiamo. Spesso, sempre sul ragionamento del ma sì, faccio presto, non sto lì a pulire, andiamo a saldare su dei pezzi sporchi. Per sporchi intendo magari dei pezzi nuovi ma che sopra hanno una sottile copertura in olio, perché dovete sapere che quando il ferro, in questo caso è un pezzettino di ferro, viene prodotto in fabbrica, nel settore metallurgico, viene utilizzato molto olio per lubrificare i macchinari e il ferro stesso. Questo olio conviene toglierlo per andare a fare una saldatura perfetta, soprattutto nel momento in cui andiamo a saldare materiali come l'acciaio inox piuttosto che l'alluminio, ma lo vedremo poi nei prossimi video. Detto questo, oltre a pulire il grasso o l'olio che c'è sopra, è bene andare a pulire anche la ruggine ed ancora anche la vernice. E per dovere di cronaca sappiate che anche andare a saldare su un pezzo zincato, anche se sembra pulito, è sbagliato, bisogna andare a rimuovere la zincatura per andare a fare una saldatura perfetta. Quindi occhio, andiamo sempre a pulire i pezzi quando andiamo a saldare. Vedrete che sarà molto ma molto più semplice fare innescare l'arco di saldatura e verrà una saldatura perfetta. Procediamo con il quarto errore comune che andiamo a commettere, e vi dirò di più, questo errore è un errore che spesso e volentieri non viene neanche corretto se saldiamo da soli. Per da soli intendo che non abbiamo una mano esperta che ci dà le prime nozioni e magari apprendiamo solo dai video o guardando rapidamente al volo qualcuno che salda o magari semplicemente facendo prove su prove. Questo errore è un errore che viene commesso spesso e che, ripeto, viene corretto solo se si ha qualcuno di anziano, non me ne volere se stai guardando il video, ma che sta lì a fianco a noi e ci dice no, guarda che hai sbagliato, ti conviene fare in questo modo qui. Vado subito al dunque e vado a raccontarvi qual è questo errore. Immaginiamo di dover realizzare un telaio quadrato, magari una piccola finestra ad esempio, piuttosto che il telaio di un piano. Quello che andiamo a fare è fare questo lavoro qua. Tendenzialmente ci appoggiamo in piano, ci mettiamo i nostri due pezzettini in questo modo qua e poi con il nostro elettrodo andiamo a saldare e andiamo a fare il cordoncino di saldatura. Ma capite bene che ci ritroviamo a saldare in verticale, una roba molto complessa. Perché non semplificarci la vita facendo questo lavoro qua? Lo andiamo a mettere in questo modo qui e andiamo a saldare così. Così facendo saremo in piano e sarà molto ma molto più semplice saldare in piano, proprio perché riusciremo a renderci conto se la nostra saldatura si sta spalmando, come si suol dire, perché la corrente magari è elevata, oppure se non sta penetrando perché la corrente è troppo bassa. Non ci sarà l'incognita del materiale che ci viene addosso, della scoria che ci viene addosso. Quindi in sostanza l'errore che spesso commettiamo è quello di saldare in posizioni scomode. Vado a farvi un ulteriore esempio. Immaginiamo di dover saldare questo telaio, siamo sempre sul telaio quadrato, dobbiamo andare a fare la saldatura qui e ci riduciamo a fare questo lavoro qua. Ci stiamo complicando la vita. Perché non fare questo lavoro qua? Giriamo il nostro telaio, naturalmente non sempre è possibile, fosse un telaio enorme non sarebbe possibile, ma se stiamo facendo qualcosa di molto piccolo ci è molto facile fare questo lavoro qui. Perdiamo qualche secondo per girare il pezzo e vedrete che le saldature verranno perfette. Spero con questo consiglio di avervi dato quella pacca amichevole che si riceve, ripeto, soltanto se c'è un saldatore esperto che vi passa la sua esperienza. Procediamo quindi all'ultimo e al quinto errore. Ed eccoci quindi quasi alla fine, andiamo a vedere l'ultimo errore, che è quello più comune che si commette quando siamo alle primissime armi nel saldare. Stiamo per andare a saldare due pezzettini di lamiera e quello che facciamo è aver paura di iniziare a saldare e quindi iniziamo a saldare, poi siamo troppo veloci, lasciamo un buco e allora torniamo indietro. No, non si fa questo lavoro quando si salda d'elettrodo. Questo perché? Perché sapete bene che la saldatura d'elettrodo produce una scoria che deve essere poi rimossa a fine della saldatura. Il che significa che noi iniziamo la nostra saldatura. Quando abbiamo finito, aspettiamo un attimino che si raffredda il tutto, rimuoviamo la scoria, eventualmente se necessario levighiamo e poi ripassiamo con la seconda mano, fatemi utilizzare questo termine, per andare eventualmente a chiudere un buchino che abbiamo lasciato prima. Ma di certo mentre stiamo saldando non torniamo indietro, altrimenti andiamo a saldare in sostanza sulla scoria che è salita in superficie, perché dovete sapere che quando si salda la scoria, che poi è il rivestimento dell'elettrodo,
sale in superficie perché è più leggera, e quindi se noi torniamo indietro andiamo a risaldarci sopra. Direi che questo è un altro di quei consigli che si possono scoprire solo guardando un esperto saldatore, e quindi occhio a quello che commettiamo. So che questo ultimo esempio sarebbe stato perfetto da mostrarvi in video, nessuno ci vieta di realizzare un video dedicato, ma io penso che guardando il video dove vi ho raccontato come si salda ad elettrodo riuscirete ad apprendere un bel po' di nozioni. Fatemi comunque sapere qui sotto nei commenti se volete. Ci organizziamo e andiamo a realizzare un nuovo video. Siamo quindi arrivati alla fine, non mi resta che spostarmi dall'altra parte del banco e salutarci. Ebbene sì, siamo quindi arrivati alla fine di questo elenco dei 5 errori comuni che si commettono quando si salda ad elettrodo. Spero di esservi stato utile, vi ricordo che potete seguirmi sui miei canali social, in particolar modo sulla mia pagina Facebook, dove spesso e volentieri vi condivido codici sconto e promozioni, e spesso mi è capitato di condividervi anche promozioni su tuttosaldatura.it. Mi è doveroso ringraziarlo perché Marco mi ha supportato nella realizzazione di questo video, perché insieme a lui a telefono abbiamo organizzato quali sono i punti clou che spesso gli errori che si commettono quando si inizia a saldare ad elettrodo. Sono già in preparazione degli ulteriori video. Io a questo punto vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, così da sapere quando usciranno i prossimi video. Vi basta cliccare su iscriviti e poi selezionare tutte, così riceverete tutte le notifiche di quando usciranno i prossimi video, anche se lo sapete, tendenzialmente ogni venerdì nel tardo pomeriggio c'è un nuovo video. Vi ricordo ancora, oltre alla pagina Facebook, anche il profilo Instagram, perché spesso e volentieri con le Instagram Stories vi racconto un po' quello che combino qui dentro o comunque nella mia vita. Vi aspetto quindi qui sotto nei commenti, bel like e soprattutto condividi, mi fa piacere. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!